Ciao ragazzi, qualche tempo fa avevo finanziato su Indiegogo delle cuffie auricolari che mi avevano colpito per il design, per le caratteristiche e anche per il prezzo finale e si chiamavano Hyphen. Ho portato la recensione e adesso che è passato quasi un anno da quella recensione, l'azienda mi ha proposto di provare il loro nuovo modello, queste Hyphen 2, e io naturalmente ho accettato ed eccomi a parlarvene in libertà. Come primissima cosa però ci tengo a dirvi che l'azienda mi ha fornito dei codici sconto che potete utilizzare per acquistare proprio queste cuffie direttamente dal loro sito, oltre poi a tutta una serie di altri accessori che vanno veramente bene, me li hanno mandati insieme, li ho provati, sono fantastici e quindi io vi lascio qua sotto naturalmente il link al loro sito che, detta tra parentesi, offre un'assicurazione e una tranquillità di acquisto ben superiore a quello di finanziare una campagna su Indiegogo. Detto questo, inizio a parlarvi di loro ovviamente partendo dal case, da questa custodetta che è fatta veramente bene alla grande perché è di una bella plastica vellutata. Il logo poi non è diciamo stampato ma inciso, proprio stampato nella plastica. Il retro fortunatamente ha la ricarica di tipo C al contrario di altre cinesate ed è presente anche la ricarica wireless fantastica, una ricarica completa. Utilizzando la ricarica wireless impiega meno di un'ora. Il case di per sé non è proprio piccolissimo, sicuramente ce ne sono altri che sono un po' più piccoli, altri però che sono anche decisamente più grandi, però la chiusura è bella solida, di tipo magnetico, così come è solido anche lo sportellino che non presenta scricchioli, si apre e si chiude veramente bene. E qui abbiamo in realtà una piccola differenza rispetto a quelle di prima edizione. Infatti quelle erano messe in un senso opposto, quindi quando le aprivate trovate la destra sul lato sinistro e il contrario. Io mi ci trovavo anche abbastanza bene, ma sono state criticate in ogni dove e quindi qua hanno ristabilito diciamo l'ordine classico e quindi quando lo aprite ve le trovate esattamente come le indossereste. L'estrazione è abbastanza semplice, bisogna afferrarle dal bastoncino e questo è dovuto al fatto che comunque il magnete che le tiene in sede è forte ma non fortissimo. Secondo me è proprio il giusto perché diciamo se le agitiamo magari loro cadono, però è un test. Alla fine nell'utilizzo normale voi le aprite, le estraete e diciamo non rischiate comunque di perderle. Quindi a livello generale direi che il case è assolutamente approvato. L'unica cosa, ecco, forse l'avrei preferito solo un pochino più piccolo, ma comunque va molto bene. E ora però passiamo ad analizzare il design degli auricolari veri e propri e fortunatamente proprio questo rimane invariato perché a me piacevano molto quelli di prima e piacciono molto anche queste, le trovo veramente belle perché hanno quel misto di linee elegante, decise, ben riuscito. Il sample di preproduzione che ho io è di un colore grigio fumo, la parte dell'asta è lucida e non so, ecco, questo forse mi lascia un attimo perplesso perché è vero che stacca dall'opaco e quindi a livello di design sicuramente migliore, però è anche vero che trattiene un po' le ditate. Abbiamo sulla parte inferiore comunque una griglia con un microfono, sulla parte interna poi ben 3 pin di ricarica e vi cito questo dettaglio perché è importante, dopo capirete appunto il motivo, e poi sulla parte superiore c'è una seconda griglia con un microfono per la soppressione dei rumori. Ecco, forse l'unico grande assente è un sensore di prossimità per riconoscere quando le abbiamo addosso. In generale comunque vi devo dire che sono belle, sono veramente belle anche da indossare, anche quando si vedono diciamo che le avete sopra, perché anche se quella parte lucida forse si sporca un po', comunque a livello estetico è riuscitissima. Approvato poi anche perché l'indossabilità è veramente fantastica, forse è una delle cose che più mi ha lasciato sorpreso. Le ho notate subito che erano un po' più affusolate delle predecessori e in effetti è proprio così, sono molto più comode da indossare, a me non hanno dato fastidio nemmeno dopo molte ore. La sensazione, guardate, con diciamo i gommini standard è simile a quella delle AirPods Pro, anche se queste a tutti gli effetti isolano di più, però mai completamente. Il merito di questo comfort degli auricolari poi va condiviso naturalmente proprio con i gommini e in effetti qui ne troviamo un sacco. Quelli precedenti, le modelli precedenti, insomma l'iPhone 1 erano famose per i cuscinetti memory foam che io mi c'ero trovato molto bene, quindi sono stato contento di trovarli presenti anche qui.
però questa volta hanno anche migliorato, perché troviamo, diciamo, questi nuovi gommini che hanno una zona interna più spessa, che quindi permette di tenerli ben fermi in sede una volta che li abbiamo inseriti negli auricolari stessi, mentre la parte esterna è fina, quasi trasparente, morbida, si dà proprio una bella sensazione quando è dentro l'orecchio. Io li ho testati in modo profondo anche facendo sport, i risultati sono stati ottimi, stanno belli fermi, non mi sono mai caduti, hanno isolato il giusto, non hanno dato fastidio, quindi veramente per lo sport sono perfetti. Tra l'altro, se fate sport un po' spericolati dove muovete molto la testa, con i memory foam, ragazzi, loro sono inchiodate. Ecco, qui però devo fare una precisazione abbastanza complessa. Perché complessa? Perché una delle caratteristiche di questi auricolari è il fatto che hanno una cancellazione del rumore passiva avanzata. Cosa vuol dire? Vuol dire che hanno studiato una sorta di caratteristica di gommino che va inserito all'interno del gommino principale, che permette di aumentare, ecco, l'isolamento rispetto all'esterno, e questo, diciamo, l'hanno deciso dopo una serie di studi che hanno fatto, secondo cui alla fine una cancellazione del rumore attiva andava a consumare troppo la batteria e anche il costo, insomma, questo lo aggiungo io. Io non so se per dire se sia meglio o peggio, fatto sta che purtroppo in questo sample di pre-produzione che mi hanno mandato non erano incluse questi nuovi gommini particolari, quindi ragazzi, io vi chiedo di darmi un bel sostegno, lasciare un like e condividere il video, perché insomma, se questo video in qualche modo diventerà tra i primi nelle ricerche di YouTube, allora mi hanno detto che mi invieranno, diciamo, il kit completo, ecco, con quello che manca, e allora a quel punto riuscirò a fare un confronto magari più approfondito, non solo parlando di loro, ma proprio facendo un confronto appunto con altri modelli, con altre tipologie anche di cuffie, quindi forza con i like. Arriviamo però ora al sodo della questione, ovvero come vanno queste cuffie, a parte il design, a parte le indossabilità e tutte queste cose. Ragazzi, a livello musicale fantastiche, qui nulla ma nulla da dire. Questo perché il volume massimo è elevatissimo, soprattutto se imparate ad indossarle veramente bene, ecco, questo è importante, vanno messe bene dentro l'orecchio. Le ho trovate poi abbastanza bilanciate, forse, ecco, leggermente spinte verso i bassi, ma proprio poco, però non sono wattate, gli alti sono precisi, come molto bene anche la spazialità all'ascolto. Ovviamente non sono cuffie di alta fedeltà che discorsi, ma tra le migliori di questa tipologia sicuramente. Evidentemente qui fa moltissimo il fatto che abbiano un chip Qualcomm, c'è poi la presenza della compatibilità aptX per un'alta qualità, quindi via wireless. Manca purtroppo un'applicazione per il companion, quindi non è possibile andare a gestire in qualche modo, ecco, l'equalizzazione. Devo dire però che mi hanno ampiamente soddisfatto, anche provando poi alla fine vari generi musicali, sono stato abbastanza vario nell'ascolto, le ho fatte ascoltare anche ad altre persone e tutte sono rimaste veramente soddisfatte. I microfoni invece come vanno per le chiamate? Beh, allora, qui ci sono due distinzioni da fare. Il primo è che la qualità delle chiamate è ottima, con una voce catturata decisamente buona, meglio delle AirPods quando non ci sono rumori di fondo. La cancellazione del rumore invece funziona in modo mediocre. Vi lascio comunque un test live in modo che possiate capire esattamente quello che intendo. Niente, questa è una prova di registrazione con le nuove iPhone 2. iPhone le iPhone 2, e adesso sono fermo, provo a muovermi un po', vediamo come si sente. Adesso inizia a esserci un po' di aria. Vale, tu come mi senti? Mi stai sentendo bene? Ti sento bene, ma sento anche molto l'aria. Ok, comunque riesci a capire quello che sto dicendo? Sì, sì. Però molto disturbato. Ok, va bene, allora adesso mi fermo, mi giro e facciamo la stessa prova, anzi mi fermo un attimo, adesso mi fermo del tutto, adesso si sente meglio. Allora adesso questa è una prova di registrazione invece con le AirPods, quindi quelle prima erano le iPhone 2, queste sono le AirPods Pro per l'esattezza. La fermo e adesso proviamo a iniziare a registrare, magari cercando di far sentire un po' di rumore di fondo, diverso, ma rispetto a prima più o meno senti il rumore del vento? Lo sento meno. Anzi, Anzi, no, riesci a capirmi meglio, quindi? sì, anzi non lo sento proprio il rumore del vento.
Altro aspetto importante poi sono le gesture, ovvero cosa possiamo dirgli di fare a queste cuffie, e qua ragazzi sono completissime come lo erano alla fine anche quelle di prima edizione. Infatti possiamo con un singolo tap mettere in play o pausa oppure rispondere alla chiamata, con il doppio tap invece possiamo cambiare traccia, quindi avanti e indietro con la destra e la sinistra naturalmente, con il triplo tap invece possiamo andare a richiamare l'assistente vocale, con il tap prolungato invece abbiamo l'aumento o l'abbassamento del volume in base che tocchiamo a destra o a sinistra. Anche qui però attenzione perché va a step, quindi non è diciamo uno scorrere continuo, un aumentare o un abbassare continuo, ma quando voi premete step by step inizia ad abbassare o ad alzare il volume. Ecco, anche questo forse è una cosa si poteva fare leggermente meglio, comunque bene che ci sia perché alla fine non sono tantissime le cuffie che vi permettono di gestire il volume direttamente attraverso i tap. Non possiamo modificarli, ovviamente queste selezioni, non essendoci un'applicazione, però non ne ho sentito nemmeno bisogno visto che erano completissimi. C'è un altro aspetto positivo da menzionare, il fatto che i tap vengono presi molto bene, vengono percepiti con un accelerometro, quindi anche se andiamo a toccarle per sistemarle difficilmente, diciamo gli diamo qualche input. Questa sarà una stupidaggine, ma è una cosa che io ho apprezzato moltissimo. E ora capitolo finale dedicato alla batteria che è stupefacente, veramente le migliori in assoluto dal punto di vista della batteria. Vi lascio qua qualche screenshot, vi faccio vedere. Vedete che in un test specifico sono partito alle 9:10 di mattina che erano al 100%, dopo quasi un'ora con in mezzo anche un paio di chiamate alle 10 ero al 78%. Dopo un'altra ora di ascolto con musica sempre con volume più o meno a metà sono al 56%. Passa un'altra ora, quindi in questo momento siamo quasi a 3 ore di ascolto e sono al 40%. Passa un'altra ora e mezza con un'altra chiamata, sempre di una decina di minuti e mezzo e sono al 22%. Alle 14:14, quindi dopo oltre 5 ore di ascolto, ero al 10%, quindi non si sono spente, veramente impressionante, anche perché credetemi il volume a cui lo ascoltate era medio-alto, quindi solitamente non vi servirà. Ecco, avere tutto questo volume in cuffia vi basterà probabilmente molto meno. E poi mi ha stupito la ricarica perché le ho riposte nel case e dopo circa 15 minuti le ho estratte e loro erano già al 93%, scioccante perché in pratica per almeno altre 4 ore possiamo ascoltare musica in soli 15 minuti o anche meno di ricarica. Sotto questo punto di vista mi dire veramente che sono le migliori che io abbia mai provato, quindi se il vostro scopo è ascoltare musica per tante ore, ragazzi, le avete trovate, sono loro. A parte questo, comunque l'altra cosa che mi ha stupito è la qualità della connessione, che è elevatissima. In un test personale che implica per esempio scendere le scale di 2 piani, andare in bagno, tutte quante perdono la connessione, queste no, e sinceramente in una settimana di uso giornaliero non ho mai avuto alcun problema di disconnessioni. Inoltre poi non ho avuto problemi nemmeno con la sincronizzazione tra audio e video, ogni tanto qualche leggero ritardo, ma proprio praticamente nulla, e ovviamente tutte funzioni che sono valide sia con iPhone che con tutti i terminali Android. Quindi in conclusione cosa dire? Beh ragazzi, che ci sono forse solo un paio di difetti importanti, anzi una cosa che non vi ho menzionato è che il case ha anche un accelerometro e quindi se voi fate un doppio tap lui vi dice la carica residua. Fantastico, anche questo comodissimo, l'ho utilizzato un sacco, quindi non occorre ogni volta aprirlo per andare a vedere a che ricarica è il case. Veramente anche questa è una funzione forse cui si dà poca importanza, ma poi sono quelle che rendono veramente comodo utilizzare queste cuffie. Vi dicevo comunque le mie conclusioni, che ci sono un paio di mancanze che sono magari importanti, come per esempio l'applicazione, che per me poi, ripeto, non è così importante, ma magari quella del sensore di presenza ad alcuni risulta molto comodo. Però, escluso questo, per il resto sono delle cuffie veramente complete, che funzionano molto bene, che hanno la ricarica wireless, che soprattutto hanno una batteria veramente pazzesca, che si sente molto bene per l'ascolto della musica e poi che hanno anche tutto sommato buoni microfoni, l'avete sentito, ecco, magari non perfette, non adatte se utilizzate spesso con rumori di fondo, però se non siete insomma nella confusione più totale, beh, loro vanno alla grande, magari penso per chi le vuole associare a un computer, utilizzare per le videochiamate, magari per la didattica a distanza, insomma tutte queste cose loro sono fantastiche e perfette. Detto questo, se il video vi è piaciuto io vi
chiedo di lasciare qua sotto un like, di iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, e poi vi ricordo che se volete scoprire poi tutte le altre offerte in ambito tecnologico c'è sempre il canale Telegram DillyTech. Questo è tutto ragazzi, un saluto da Daniele Pintus, ci vediamo ad una prossima recensione.